Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Torno a parlare di piante dimenticate, più che dimenticate messe un po' ormai in un angolo, anche all'interno dei vivai, di tanti vivai, piante che sono state coltivate tanto negli anni 70, anni 80, primi anni 90 e poi pian piano, come dicevo, sistemate in un posto un po' relegate un pochettino nel dimenticatoio, anche perché sono arrivate nel corso degli anni, anche con l'arrivo di internet, quindi la possibilità di ordinare anche dall'estero, tantissime piante nuove, sono stati creati tantissimi ibridi di molte piante che sono spettacolari e qualcuna che era veramente molto ricercata e molto amata negli anni 70 e 80, come la clivia, è stata sistemata in un angolo un po' in secondo piano. A me piacciono tantissimo queste piante perché mi ricordano un pochettino la mia infanzia, quando le vedevo nei pianerottoli dei condomini o andavo a trovare qualcuno, quindi nel suo salotto aveva magari una pianta di clivia. Comunque, parliamo oggi della clivia, una meravigliosa e facilissima pianta da coltivare. Potete vederla qui con queste sue foglie carnose, e queste fioriture arancio, ci sono anche degli ibridi che hanno fioriture di altri colori, come ad esempio sul giallo, qualcuna anche un pochettino sul bianco, altre con un rosato, sempre molto bello. Anche la forma dei fiori è sempre molto bella. Questa è una clivia miniata ed è l'unica tra le 5 specie che vivono in natura ad avere i fiori aperti, così molto visibili. Le altre specie hanno dei fiori che sono campanulati e questa è una pianta che in natura viene impollinata dai lepidotteri, quindi dalle falene e dalle farfalle. Pianta sudafricana, un genere composto, come dicevo, da 5 specie, molto semplice da coltivare. Dopo parliamo anche della sua coltivazione e dopo mi avvicinerò anche un po' con la telecamera per poter farvi vedere la bellissima fioritura di questa pianta, che ormai sta andando un po' verso la sfioritura, perché pensate, è un mese e mezzo, sì, più di un mese che questa pianta ha questa fioritura aperta, quindi fiori che durano anche tanto sulla pianta che fiorisce a fine inverno, inizio primavera, e in coltivazioni ottimali riesce anche a regalare magari qualche seconda fioritura poi in estate o sul finire dell'estate. Qualche ibrido fiorisce con certezza 2 volte l'anno, mentre la clivia miniata, come dicevo, con una buona coltivazione riesce anche magari a rifiorire. Forse, non è mai successo a me, meno abbondantemente rispetto alla fioritura primaverile, che è molto più abbondante e spettacolare. Queste sono piante sudafricane subtropicali. Che cosa vuol dire? Possono sopportare anche temperature abbastanza fredde e non dovrebbero superare le temperature poi estive, i 30 gradi. Una temperatura ottimale per la coltivazione della clivia è quella che va dai 15 gradi circa fino ai 25 gradi. Serve veramente la temperatura di crescita di questa pianta più ottimale, più perfetta, per poterla vedere veramente sempre rigogliosa. Questa clivia ne ho un'altra con un fiore un pochettino diverso, perché quello è un ibrido mentre questa è la miniata. Sono piante che io ho recuperato dalla casa della mamma di Giorgio, del mio compagno. Quando è venuta a mancare la mamma di Giorgio abbiamo preso delle piante per poter portare un po' la presenza della mamma di Giorgio anche nella nostra casa, e la clivia è stata una di queste. Lei è l'altra clivia che io coltivo qui in esterno della mia casa, con un ricovero poi invernale in garage. Adesso mi avvicino così osserviamo un pochettino i suoi fiori e osserviamo anche questa crescita un po' di foglie che sono a ventaglio, molto carnose e di un colore verde molto intenso e molto piacevole. Ecco, potete vedere la bellezza dei fiori. Adesso non guardate questi fiori che sono un pochettino macchiati, un po' rovinati, perché questa è una pianta che sta andando verso la sfioritura, è già più di un mese che è fiorita, quindi pian piano i fiori si stanno rovinando. Qui ci sono altri fiori, però è anche vero che io questa pianta la sera un po' di luce solare gliela faccio prendere, quella del tardo pomeriggio, arriva qualche raggio di sole, quindi lo prende, e potete vedere che anche i raggi di sole hanno danneggiato un pochettino la sua fioritura, quindi cerchiamo di tenerla sempre ad una luce viva
una semiombra molto luminosa. Questo è proprio l'ideale per la coltivazione di questa pianta. Fiori arancioni, guardate che belli, impollinati in natura dalle farfalle e dalle falene. La clivia miniata ha questo tipo di fiori. Adesso poi mi sposto così vediamo anche un'altra clivia che io ho, deve essere un ibrido, con dei fiori un pochettino più stretti. In natura le altre piante hanno dei fiori campanulati, quindi molto stretti, e lì le falene con la lingua vanno a impollinarsi. Poi sono stati creati tanti ibridi, quindi variano anche i colori, delle fioriture, ci sono delle fioriture sul bianco giallo, delle fioriture gialle, dei rosa molto belli come tonalità di questi fiori. Molto spesso negli ibridi fiori campanulati. La clivia miniata è credo l'unica che abbia questi fiori con una grande apertura, quindi si fanno notare tantissimo e probabilmente è la più coltivata in assoluto. Potete vedere qui lo sviluppo delle sue foglie che sono a ventaglio, cresce una foglia da una parte, poi una foglia dall'altra, una dalla parte, una dall'altra, e così crea dei grandi cespi. Una pianta che può arrivare anche ad 1 metro di altezza di sviluppo, e quindi anche abbastanza voluminosa. Guardate qui la sua crescita, vedete, proprio a ventaglio. Mi ricorda un pochettino la Ravenala madagascariensis, questa pianta che appartiene un po' alla famiglia delle strelizie, che cresce veramente come albero, con questo sviluppo a ventaglio che a me piace tantissimo sempre nelle piante. Avevo un'orchidea bellissima che era l'Angraecum sesquipedale, anche lei aveva questa crescita a ventaglio. Purtroppo quella pianta l'ho persa e mi è spiaciuto tantissimo. Comunque clivia miniata, guardate un po' lo sviluppo di queste foglie che crescono prima da una parte e poi dall'altra, e pian piano va in altezza con lo sviluppo poi dei fiori. Quando coltiviamo la clivia a volte ci possiamo accorgere, adesso non mi avvicino con la telecamera perché tanto ce ne sono poche, che alcune radici sembra quasi che escano dal terriccio. Questo è normale per la clivia, ha delle radici che vanno in profondità, alcune rimangono un po' superficiali, quindi non dobbiamo pensare di aggiungere poi del terriccio per coprire quelle radici. Lasciamola crescere, al limite se abbiamo sistemato poco terriccio nel vaso o è sceso dopo il rinvaso con le bagnature, aggiungiamo poi ad un livello ottimale il terriccio. Qui è sceso tantissimo, dovrei aggiungerne un pochettino, ma per adesso vedo che cresce bene così e la lascio così. Uno dei problemi per quello che riguarda le malattie della clivia, come ad esempio quella che ho io, è la presenza della cocciniglia cotonosa, che qui ne ho un pochettino, perché le foglie sono molto compatte, molto strette una con l'altra, e questa è una condizione ideale quando c'è un clima particolarmente secco per lo sviluppo della cocciniglia cotonosa. Quindi qui andrò a intervenire con un pochettino di alcol per poter eliminare, perché non ce n'è altra, c'è soltanto questa. Vedo che non c'è un'infestazione in atto, ma è stata colpita soltanto in questo punto, perché in garage il clima era molto secco, non è stata più bagnata tantissimo, quindi tutto molto secco, in vicinanza anche di alcune piante grasse che sappiamo che sono proprio piante amate dalla cocciniglia, e un pochettino si è infestata. Però qui andrò a intervenire, come dicevo, proprio con un pochettino di acqua, di alcol, scusate, proprio per togliere questa piccolissima infestazione che potrebbe diventare un problema. Quindi così parliamo anche un pochettino delle malattie della clivia. Queste sono piante che per evitare il problema della cocciniglia possiamo anche nebulizzare, pulendo bene le sue foglie. Io questa qui ce l'ho fuori di casa, e se è un pochettino impolverata devo spruzzare un pochettino di acqua, perché un'alta umidità anche atmosferica, che è gradita anche alla clivia, permette il non sviluppo della cocciniglia cotonosa e del ragnetto rosso. Quindi cerchiamo di mantenere anche su questa pianta qui un qualcosa che sia umido anche un pochettino nell'atmosfera. Non dobbiamo nebulizzarla spesso, ma a volte possiamo passare con lo spruzzino per pulire le sue foglie. Adesso mi sposto così vediamo la fioritura di un'altra clivia che ho con dei fiori un pochettino più stretti. Ecco, questa è un'altra clivia, questa qui ha patito un pochettino di più il rinvaso, infatti il suo aspetto è un po' meno rigoglioso dell'altra. Anche questa con le foglie a crescita a ventaglio, e potete vedere i suoi fiori che sono un pochettino più stretti e allungati, quindi questo qua mi fa pensare che sia un ibrido. Non so bene che ibrido sia, però i fiori sono di un colore leggermente più rosato, un pochettino più spento, non arancio molto forte come nella clivia miniata, ma vedete che sono ugualmente bellissimi. Anche questo un po' sta andando verso la sfioritura. Ci tenevo a fare questo video perché ho detto prima che sfioriscano devo parlare di queste bellissime piante un po' vintage, anni 70-80,
primi anni 90. Per la coltivazione della clivia c'è da ricordare che queste sono piante a crescita lenta, quindi non dobbiamo aspettarci che nel corso dell'anno la pianta che abbiamo acquistato arriva a produrre tantissime foglie con una crescita vigorosa. Sono piante che crescono lentamente, quindi ci vuole anche un po' di pazienza con questo tipo di piante. Comunque parliamo della coltivazione della clivia. Io ho preso qui degli appunti proprio per non dimenticarmi nulla. Partiamo dalla temperatura. Allora, una temperatura che va dai 15 ai 25 gradi sarebbe l'ottimale per questa pianta. Io queste piante qui le ho coltivate, ricoverate in garage con una temperatura molto fredda, diciamo sui 3 gradi, 4 gradi, 5 gradi, perché il mio garage è riscaldato dal camino del vicino che ha la parete che comunica col mio garage, e quindi il mio garage tende a non scendere mai sotto lo zero, però fa veramente tanto freddo. In alcune nottate ho notato che la temperatura era scesa parecchio, forse anche qualche volta sotto i 5 gradi. Ma è una pianta che sopporta anche temperature fredde, fresche, non proprio temperature di gelo. Non dobbiamo esporre la clivia al gelo perché rischia di essere completamente danneggiata, rischia poi di morire. Questa temperatura molto fresca in inverno fa sì che la pianta venga stimolata poi a fine inverno a produrre i fiori. Sono fiori che nascono appunto alla fine dell'inverno, all'inizio della primavera. Già alla fine dell'inverno cominciamo a notare lo sviluppo dei suoi fiori che nascono dal centro della pianta per aprirsi poi quando comincia la primavera. Questa è una pianta che non sopporta il sole diretto. Adesso qui la vedete sotto il sole perché l'ho sistemata qui per fare un buon video, in modo che sia visibile per bene nel suo portamento, nella sua vigoria. Il terriccio ideale per poter coltivare la clivia è un terriccio che può essere anche quello universale, usato per le piante d'appartamento. Mescoliamolo però con un'aggiunta di perlite o di sabbia o di pomice, ad esempio, per permettere all'acqua di defluire dopo ogni bagnatura. Perché dopo parliamo delle bagnature della clivia, è una pianta che non gradisce essere in un terriccio sempre fradicio, ma con una buona umidità, perché sono piante che non hanno organi di riserva, hanno delle radici che sono abbastanza spesse, carnose, e quindi hanno bisogno proprio di questa umidità. Quindi un terriccio universale può andare bene, sistemate appunto in un vaso che sia di buone dimensioni, perché sono piante che non amano molto essere rinvasate e spostate spesso dal loro contenitore. Le bagnature della clivia possiamo farle con parsimonia, veramente con bagnature rade nel corso dell'inverno. Logicamente se la teniamo in un salotto in inverno con temperature abbastanza alte dobbiamo ricordarci di bagnarla ogni tanto, lasciandola asciugare per bene tra una bagnatura e l'altra, ma possono essere anche un pochettino scarse le bagnature nel periodo invernale. Quest'inverno in garage queste piante saranno state bagnate penso 4 volte per tutto l'inverno, proprio per permettere di assorbire un pochettino di acqua da parte delle radici e rimanere in vita, e questo fa sì che stimola anche la fioritura. Primavera ed estate possiamo cominciare a bagnare le nostre piante anche in abbondanza, con una buona quantità di acqua, ma ricordiamoci che poi quando arriva poi di nuovo il periodo freddo dobbiamo diminuire le bagnature. Acqua sempre a temperatura ambiente, non bagniamo la clivia con un'acqua con una temperatura gelida, perché fermerebbe la sua crescita, provocando magari uno shock alla pianta. Possiamo utilizzare per la clivia dei concimi universali, quelli usati per le piante d'appartamento. Una concimazione al mese può essere ideale per poter permettere a questa pianta di crescere bene. Per ultimo, la moltiplicazione della clivia, di questa bellissima pianta, può essere fatta sia per semina che per divisione. Se vogliamo seminare la clivia, sempre in un terriccio universale con aggiunta di sabbia, ma la fioritura avverrà poi dopo 6-7 anni dalla semina, quindi bisogna avere tanta pazienza. Mentre una cosa più veloce che ci permette magari anche una fioritura poi l'anno seguente dalla divisione è appunto la divisione dei cespi. Quindi togliamo gli esemplari, li dividiamo e ogni esemplare sarà sistemato in un contenitore a sé. C'è da ricordare che però sono piante che non sopportano molto il disturbo
del loro apparato radicale, patiscono tanto il rinvaso, la divisione, e quindi ciò che bisognerebbe fare è sistemare la nostra pianta in un vaso leggermente superiore a quello che dovrebbe essere adatto alle sue dimensioni. Questo permetterà alla pianta di poter sviluppare dei nuovi piccoli che cresceranno nel vaso, e per qualche anno la pianta rimarrà poi nel suo contenitore. In questo modo la pianta crescerà continuamente, tirando fuori i suoi bellissimi fiori. I rinvasi la disturbano, infatti quando ho prelevato questa pianta dalla casa della mamma del mio compagno Giorgio, l'abbiamo portata, l'abbiamo rinvasata, quell'anno lì non ha fiorito, ha avuto soltanto lo sviluppo delle foglie. L'anno dopo, quando ho creato poi tutte le sue radici, era tranquilla, ha tirato fuori per questa bellissima fioritura di quest'anno. Sono piante che io ho da pochi anni, non da tanto. Anche la posizione, quando la sistemiamo in una posizione, cerchiamo di mantenerla sempre con la luce rivolta sempre come è abituata a prenderla, perché spostandola poi possiamo provocare magari un qualcosa che alla pianta dà fastidio. Sono piante facili da coltivare, ma bisogna rispettare alcune piccole accortezze. Questo vale un pochettino per tutte le piante in natura non si spostano in base a dove è la luce, rimangono lì e la prendono da dove arriva, per tutto il loro ciclo vegetativo, per tutta la loro vita, e quindi anche in appartamento, in coltivazione, dobbiamo sempre cercare di rispettare un pochettino la posizione della pianta rispetto alla fonte luminosa. Io con questo video dedicato ad un'altra pianta un po' dimenticata, che è la Clivia miniata, vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!